Buongiorno a tutti e bentornati sulle Pills di Keep Up Forever. Oggi, in occasione dell'estate, delle alte temperature che stanno accompagnando questi mesi, parleremo di temperatura e in particolare di quei meccanismi legati alla temperatura che comportano il degrado dei beni culturali. Abbiamo ribadito molto spesso di quanto la temperatura sia importante. La temperatura è un fattore chiave nella conservazione dei beni culturali, che governa meccanismi meccanici, chimici, biologici e mineralogici. È facile intuire come la temperatura induca espansioni differenziali all'interno dei materiali e questo comportamento non è importante solo per la conservazione di oggetti o comunque di beni culturali, ma anche per la stabilità di monumenti piuttosto che di edifici. Un esempio molto semplice per comprendere questo effetto di espansione termica è l'espansione termica sofferta dagli azulejos. Gli azulejos sono delle piastrelle tipiche dell'architettura spagnola e portoghese, non sono molto spesse e sono decorate e smaltate nella parte esterna e quindi stando all'aperto sono ciclicamente, insomma, in base all'ora della giornata, sono esposte alla radiazione solare. Questa radiazione solare comporta che le piastrelle si surriscaldino, mentre invece la parete più interna rimane più fredda. Ciò che succede è che le piastrelle si espandono in dimensioni, entrano in contatto tra di loro e questo contatto, quindi questa pressione, comporta una rottura delle piastrelle, soprattutto ai bordi. Quindi, in riferimento alla temperatura, molto pericolosi sono i cambiamenti ciclici della temperatura e sono quelli che si verificano nelle belle giornate tipiche di questa stagione, ma non solo. Quindi ciò che succede è che se consideriamo un monumento esposto all'aria aperta, questo potrebbe essere per un breve lasso di tempo esposto direttamente alla luce solare e poi passare in ombra e poi nuovamente sotto la radiazione diretta del sole. E quindi questo passaggio ripetuto crea un vero e proprio shock termico al monumento. E questo shock termico non avviene solamente quando l'oggetto passa ripetutamente esposto al sole, ombra, ma anche quando abbiamo la comparsa e scomparsa di nuvole oppure per via delle variazioni di velocità del vento. Quindi questi shock termici vanno soprattutto ad influire sulla parte più esterna, quindi a diretto contatto con l'aria di un monumento piuttosto che di un altro tipo di opera d'arte esposta all'esterno. Queste fluttuazioni, maggiore e breve la durata di queste fluttuazioni di temperatura, quindi questo shock, più sottile è lo strato coinvolto. Apparentemente potrebbe sembrare un vantaggio perché insomma più è breve la fluttuazione, più è sottile lo strato e quindi potrebbe sembrare che minore è il materiale coinvolto, ma tuttavia non è così perché il vero valore artistico sappiamo che risiede nello strato esterno. Quindi prima abbiamo parlato degli azulejos, gli azulejos sono decorati nella superficie esterna, quindi sono loro che vanno a subire il vero danno e quindi la vera perdita del valore artistico. E per questo motivo le fluttuazioni termiche, quindi questi shock, questi cicli, sono molto più importanti delle variazioni invece stagionali.